Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering o benvenuti. Io sono James e oggi facciamo una partita, la primogenita. 1941 East Africa Campaign. Dai che andiamo. Allora, nostra mappetta qua, siamo sul Corno d'Africa. Io in realtà ho già cominciato, sono al terzo turno perché i primi due turni sono un po' più scriptati, diciamo. Beh, intanto ci sono forze italiane, vediamo un attimo la situazione. Qui a Keren dei rinforzi sono arrivati, delle truppe coloniali dell'artiglieria si è disposta sulle cime di Cameron Ridge, Dologorod, tanto per cercare di approntare qualche difesa. Mentre qui vediamo sono degli alpini, l'11ª Savoia che sta arrivando, che arrivavano da giù da Addis Abeba, poi una unità qui di fanteria, cioè abbiamo convocato anche la marina di Massaua, si sono attestate qui su Arresa, che non si è ancora arresa, forse è arresa, tanto per così sorvegliare questo passo tra queste alture che potrebbe condurre direttamente per questi sentieri alleati magari di qui, quindi vediamo come un attimo la situa. Mentre qui a sud delle unità alleate sono entrate da Zuani, hanno preso prima Omager, che in realtà è stata abbandonata per portare truppe da altre parti più difendibili dove servivano di più. Adesso si è diretta a Adi Remoz. Qui un'unità di fanteria si è trincerata e si sacrificherà per prendere tutto il tempo, ottenere tutto il tempo possibile e rallentare queste correrie qua. Però la situazione è calda qui nei pressi di Barentu e Agordat. Qui si combatte al primo turno in un inferno di fuoco perché gli alleati, come vedete, ci stanno dando di prepotenza, artiglieria più supporto aereo, stanno cercando di sfondare qui, però gli italiani sono duri, sono trincerati, come vedete questo è il marchio della trincea e stanno tenendo duro nonostante le perdite. Intanto però qui continuano ad arrivare rinforzi e anche provviste eccetera. A un certo punto gli italiani dovranno guardare anche il problema delle supply. Comunque così, queste sono le caselle dei rinforzi che arriveranno nei vari turni. Comunque questo gioco come funziona? Non ci sono vere e proprie fasi tipo tutti muovono, tutti attaccano, bla bla bla, arrivano i rinforzi così. Invece tutto è legato a degli ordini che si impartiscono ogni turno. Ogni turno si selezionano 4 ordini per fazione e poi si dispongono in questo ordine qua. Tutti gli ordini, come vedremo, hanno un numero. Questo è un 13. Questo è il valore di iniziativa. Si andranno a svolgere dal numero più alto al numero più basso. Quindi c'è tutto sto gioco di selezionare gli ordini, però bisogna avere un occhio alla priorità in cui si risolvono, cioè perché magari prima vuoi muovere, poi vuoi attaccare, oppure prima vuoi rinforzi, poi puoi muovere, così puoi muovere i tuoi rinforzi, oppure prima bombardi, dopo fai questo. Ma ci sono, vedete, molti ordini, quindi sono vari ed eventuali. Comunque dicevamo che non c'è una fase specifica, c'è un ordine per tutto, cioè se vuoi chiamare i rinforzi tu hai l'ordine per i rinforzi, c'è un ordine per cavare le trincee, cioè addirittura gli italiani hanno due, uno con una priorità di 30, uno con il numero 7, quindi cioè va da sé, se avete capito quello che vi ho spiegato, che uno si risolve prima dell'altro. Una caratteristica molto interessante è che ci sono dei main orders e dei minor orders che sono ok, semplici.
semplici, però ci sono anche dei combination orders. Questi qui non è quando nel loro momento si risolvono, invece vanno stipati, per esempio counter attack, qua vanno messi in una casella apposita per mettere gli ordini combinati. Questa per gli italiani, questi per gli alleati. Si mettono qui quando la tua fazione o quella avversaria, quindi attenzione, cioè perché potete giocare il turno dell'altro, risolverà un main order. Se avete un ordine associato, lo potete sfoderare. Per esempio, non lo so, ti fanno un full assault, tu ci puoi mettere, ti giochi il counter attack dopo. Vuol dire che se fanno un full assault che va bene, che fanno anche un push, quindi possono assaltare di nuovo, tu no, vieni fuori, fai un counter attack. Invece se non sei disrupted, queste rogne qua, gli fai un contrattacco con un rapporto di 3-1, per dire, cioè, però prima ve lo dovete risolvere. Una volta risolto dovete avere qua, cioè capite che c'è un po' da lavorarci. La figata qual è? Poi una volta risolto un ordine ti torna in bacheca, diciamo. Però girato così. Cosa vuol dire? Che nella prossima fase ordine, per esempio se volessi usare di nuovo counter attack, mi costa 2 ordini, quindi capite, abbiamo un massimo di 4 ordini. Se questo mi costa 2 vuol dire che ne faccio un ordine in meno. Poi ci sono degli ordini che invece sono vuoti dietro, quindi non lo posso riselezionare, cioè, quindi devo stare attento. Cavolo, accidenti. Invece abbiamo degli ordini in cui hanno una X, vedete sta X in alto a destra, questo mi costerà 3 rifarlo, quindi attenzione, se non butto fuori al momento giusto mi condiziona. C'è tutto questo sistema qua in base a cosa fai, cioè quindi gestisci le fasi, cioè in realtà le fasi del gioco sono: controlla il supply, perché qua si controlla sempre il supply. Se non sei in supply si determina quanto bene fai una cosa, o se addirittura non puoi farla, o se addirittura vai low supply, no supply, e quindi robe varie che spiacevolissime. Comunque controlli il supply, poi c'hai un segmento dove selezioni gli ordini, poi un altro segmento dove selezioni gli ordini, e poi hai un'altra fase di supply check e victory point check. Questo è, però cosa fai dipende da quello che selezioni. Poi come si vince? Allora, ci sono queste città, vedete per esempio Agordat, non so se si vede da qua, però Agordat vale 2 punti, Kassala 4, Keren 4, Asmara 7, ok? E l'alleato vince se arriva a 20 punti, però per una vittoria piena deve arrivare a 20 punti prima che il gioco arrivi al 10° turno. Adesso siamo al 3. Il 10° turno corrisponderebbe al 2-9 aprile. Se dal 6° turno in poi, dal 6° al 10° turno, l'alleato ha solo 7 punti vittoria, vince l'italiano. Quindi il scopo dell'italiano è rallentare, rompere le scatole, insomma. C'è una cosa interessante però, che l'alleato deve vincere in fretta tematicamente, perché arriva Rommel in Nord Africa e quindi, cioè, o fai un progresso accettabile in poco tempo, se no le truppe mi servono da un'altra parte. L'alleato perde punti dal 6° turno in poi. Dal 6° turno perde un punto, al 7° 2, all'8° 2, al 10° 3, cioè devi fare in fretta. Oltretutto cioè le unità che deve portare in Nord Africa, cioè non è che vogliono che gli portino là le briciole, robe che sgranocchiate come biscottini. Quando tipo queste unità grosse qua, queste divisioni indiane qua grosse 9-6 vengono ferite, si rimpiazzano con questa. Quando questa viene ferita perdono un altro punto, quindi capite che ci sono tutte ste cose qui. Comunque, dai, andiamo a giocare. Bene ragazzi, prima roba che si fa il check del supply. Allora, cos'è che dà supply? Allora, ci sono diverse fonti. Una fonte potrebbe essere questa qui, che è tipo una salmeria ambulante, vedete, carri di munizioni, roba, che può essere anche depleted, si chiama, e quindi ha esaurito quello che porta. In sostanza ti dà solo da mangiare, invece così ti dà delle extra ammo, devi fare assalti belli potenti, roba del genere. Poi la fonte migliore è questa qui, vedete, con un simbolo così. Questa rifornisce un qualsiasi numero di unità a 8 punti movimento. Un'altra fonte è per esempio questa qui su Agordat, che è come l'altra, però c'è questa L nera. Anche questa rifornisce un qualsiasi numero di unità a 8 punti di movimento, però non ti dà delle, diciamo, munizioni extra quando devi fare per esempio un bel assalto, una roba del genere, dettagli. Altra cosa che dà supply per esempio agli italiani è ogni città non conquistata, non controllata dagli alleati, città queste col nome nero così, con Barentù, e questa rifornisce fino a 4 unità a 2 punti di movimento. Bene, basta cianciare però, perché abbiamo già scelto gli ordini, come vedete messi in ordine
di priorità e adesso andiamo a risolverli perché siamo nella operation phase, c'è il primo segmento di ordini. Quindi partiamo da questo, molto semplice ragazzi, questo qua è un combination order, quindi il giocatore alleato se lo mette nella sua combination box, proprio qua. Poi sempre l'alleato full move. Allora, quelle che partecipano a un ordine, a un main order, devono fare check del supply prima, però l'abbiamo già fatto, quindi andiamo dritti. Praticamente questo muoviamo tutti, a parte le unità della resistenza etiope. Quindi andiamo qui. In realtà non abbiamo grandi cose da muovere questo turno per gli alleati, l'unica cosa è che volevamo portare questa qui nelle zone calde. Allora, 6 punti in movimento, ci si muove tramite la chart dei terreni. Allora vedete qui tutti i tipi di terreno, qua c'è il costo del movimento normalmente, vedete flat costa 1 fino ad arrivare al passo alpino 6 e ti muovi solo tramite un ordine di tactical movement, per dire. Se siamo in una strada qua costa mezzo punto, per esempio nel flat. Se sei in un track, che sarebbero i sentieri quelli punteggiati, sempre mezzo, qui però vedete già qui cambia 1. Questo è il limite di stacking, qua ce ne stanno 8, 8, qua 5, 5. Allora questi sono i column shift nel combattimento, vedete che in montagna i passi alpini insomma è conveniente difendere. Questa invece è la ZOC, vedete, notate sempre che in montagna il passo alpino non ci sono ZOC. Altra particolarità che qui non è scritto, i mezzi motorizzati non si muovono in montagna e nell'Alpine, a meno che non vadano per strade. Andiamo a fare i nostri movimenti, che in realtà non abbiamo un cavolo da muovere sto turno, è che dobbiamo portare questa unità alleata nella zona calda. Quindi secondo quello che abbiamo appena letto, qui sarebbero mezzo movimento, 1 e mezzo, 2, questo è un track, mi costa 1, 3, voglio andare qui sarebbero 2 movimenti, quindi sarebbe 5, però più 1 perché entro una ZOC, quindi 6 giusti, quindi non abbiamo altro da muovere, cioè mi è toccato fare un full move, muovere quella. L'altra opzione sarebbe stata il mobile move, ma ci faceva muovere troppo poco perché ci fa muovere 4 punti di movimento ai motorizzati, 4 alle fanterie che possono marciare e 2 alle altre fanterie. Altra roba per il movimento, abbiamo il tactical move, ma questo serve per muovere in montagna, fare robe strane, oculate, da 007, quindi boh. Altro ordine, extra ammo per gli italiani, questi se li mettono in riserva, praticamente quando bombardi ti dà column shift se lo utilizzi. E altro ordine, sempre gli italiani, limited bombardment, quindi andiamo anche a utilizzare le nostre extra ammo, direi. Bon, limited bombardment lo faremo con questa stack qui, perché è l'unica stack dove abbiamo artiglieria, l'altra ce l'hanno spezzata. Praticamente le nostre artiglierie sono queste due qui, le uniche rimaste. Quindi andremo a selezionare una casella che vogliamo bombardare e poi andremo sulla bombardment table. Allora selezioniamo questa, perché questa in Matilda anche i carri che si attaccano possono fare cose antipatiche con l'ordine giusto. Quindi andiamo a vedere, noi abbiamo 2 punti forza con le nostre artiglierie, in più facciamo un column shift perché utilizzeremo le nostre extra ammo. Tiro di dado, fantastico, è un 1 ragazzi, un cavolo. Gli inglesi allora 4 grasse risate utilizzano un full bombardment order, quindi bombardano con tutto. Vediamo qui, cominciamo da questa, vedete hanno 3, queste bombardano 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, possono bastare direi, quindi hanno un 10 e bombardano qua. Tiriamo, tirano un 3, tabella magica. Allora vedete la colonna sarebbe questa perché arrivano fino a 9 di forza, però gli italiani sono trincerati, quindi fanno un column shift qui, hanno tirato un 3, vuol dire che cosa vuol dire disrupted? Quante unità sono disrupted? 2, ma le scegliamo noi, cioè non le sceglie l'italiano. Quindi andiamo a mettere disrupted quelle che ci stanno più antipatiche, saranno questa e questa, ma non è finita qui perché bombardano anche qui. Ok, hanno 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quindi come prima colonna sarebbe quella del 9, però gli italiani sono trincerati 4, un 4 ragazzi è sempre disrupted 2 unità, quindi queste due qua saranno disrupted. Ma gli italiani cosa fanno adesso? Hanno il loro ordine, heroic defense è un combination e quindi se lo mettono in saccoccia perché qua c'è bisogno di tenere duro, forte. Altro ordine degli italiani, counter attack, anche questo se lo mettono in saccoccia perché non si sa mai, si prepara a tutto qua. Bene, l'ultimo ordine è dell'alleato e farà un
full assault, cioè vuol dire che assalta con tutti dove vuole. Orbene, cominciamo con il punto forte, ragazzi. Andiamo qua su Barentù, qua bisogna prenderla. Conteggio forza 32 per gli alleati a 15, che vorrebbe dire un 2-1, però gli italiani sono trincerati, quindi è un 1-1, però gli alleati attaccano da più di un esagono, quindi altro shift, siamo un 2-1 per gli alleati. Dopo cosa c'è? Delle unità sono disrupted in difesa e quindi è un altro column shift, siamo su il 3-1. Poi vogliamo farla proprio sporca, vi ricordate che abbiamo il nostro airstrike, arriva anche la RAF con un conseguente column shift, 4-1, andiamo a tirare. Un 4. Combat table 4-1, un 4, sono 0 perdite per gli alleati e una perdita per gli italiani, e questo più vuol dire che gli distruggiamo la trincea, la rimuoviamo. Cosa c'è in più? Che se dato siamo sulla parte scura, questo genera un push. Se noi siamo in supporto di una full supply source, lo siamo, in questo momento è Kassala per noi, possiamo fare un altro attacco, oppure se la casella fosse vuota dopo le perdite possiamo avanzare e attaccare di nuovo. Quando succede questo, il difensore ha la scelta di stare lì e affrontare il nuovo assalto oppure di ritirarsi. Se si ritira, il push è cancellato. Però gli italiani sono furbi, cosa hanno fatto? Si sono preparati questo counter attack. Cosa vuol dire? Che se il nemico fa push lo possiamo cancellare e contrattaccare invece con un rapporto di 3-1, forte, tenace sta roba, quindi ce lo siamo preparati ad hoc. Il fatto è che poi questo qua lo usi, te lo devi preparare, fare, ma ora che ti ritorna là, lo ricarichi qua, trovi la situazione, capite che lo fai una volta ogni tanto, quindi è forte, quindi faremo. Però prima dobbiamo prendere la perdita. Allora, la trincea è rimossa, step loss lo prendiamo dal carro perché tanto non ci serve niente sto carro. Boh, andiamo a fare il nostro counter attack. Un 2, ragazzi, abbiamo fatto schifo. Un 2 è una perdita a testa, quindi noi dobbiamo prenderla qui per forza perché altre fanno niente e l'inglese la prenderà qui. Andiamo avanti con le saldi, ragazzi. Gli inglesi qui attaccano, sono 32-17, quindi un 1-1, però attaccano da più di un esagono, quindi un 2-1. Gli italiani hanno unità disrupted, è un 3-1, però sono trincerati, quindi torna a essere un 2-1. In più gli italiani adoperano combination order di prima, heroic defense, quindi si preparano a tenere duro e combattono sull'1-1, quindi non è più tanto conveniente per l'inglese. Andiamo a tirare un 3, ragazzi, un 3 sull'1-1 fa male. Questo allora è il nostro risultato. Allora vedete che gli inglesi prendono un colpo, gli italiani però questo 0C. Cosa vuol dire? Che prendono 0 perdite, però dato che il combattimento in furia va per logoramento, devono decidere se o subire un colpo o ritirarsi o contrattaccare. Il problema del contrattacco cos'è però? Non è come prima che avevamo l'ordine, qua attaccano solo le unità che non sono disrupted, noi ne abbiamo 2 di forte, in più si ricalcola normalmente il valore di forza, quindi non mi sembra molto conveniente farlo adesso perché saremmo sotto un 3, non saremmo qua, quindi o ci ritiriamo, che potrebbe anche essere un'opzione. No, non è un'opzione perché se ci ritiriamo le artiglierie e le unità disrupted vengono eliminate perché sono abbandonate e lasciate là, quindi capite, ci tocca prendere un colpo. Quindi l'inglese prende un colpo là, l'italiano invece saluta qua il reparto amara come la vita. Svolgiamo l'ultimo combattimento qui, abbiamo un'unità libera francese con altre divisioni alleate qui, quindi un 2-1, però questi hanno questo, non svolgiamo un cavolo, ragazzi, perché non ci conviene, saremmo al 2-1 ma loro sono tricerati, sarebbe l'1-1, pericoloso, ma sì, ci proviamo lo stesso, bisogna prendere qua, bisogna fare progressi in fretta. Tiriamo un dado, è un 4, signori, una perdita a testa, ecco qua. Boh, adesso c'è una fase che è Rail Movement Segment, cioè gli italiani possono spostare un'unità liberamente attraverso la ferrovia che va, vedete, da Massaua ad Asmara. Ora potremmo per esempio prendere un'unità da qua e ritirarla, ma non so se sia ancora il momento, forse no, anche perché qua li stiamo tenendo belli bloccati. Approfittiamo, magari portiamo su una cosa di alpini e la mettiamo qui, dai, su Cameron Ridge. Adesso altra fase ordini, amici. Bene ragazzi, allora il primo è Arbegnok, finalmente ce l'ho fatta, movement, quindi si muovono la resistenza etiope. La roba che faranno loro è andare qui,
c'è un limite d'assolto. Come vedete qui l'italiano ha provato a fare dig per mettere una trincea, però sono stati fregati dal limite d'assolto che ha 31 invece di 30. Dal limite d'assolto, supply sort check, qua siamo tutto già in supply, non ci sono rogne a sto punto della partita, e qui è qui a Barentù, cioè ormai. Quindi come vedete adesso per gli italiani questa è la situazione, sono scoperti senza trincea, è un 12 contro un 31, quindi è un rapporto di 2-1, più sono disrupted, quindi 3-1, più esagoni, quindi un 4-1. Quindi sul 4-1 si deciderà Barentù. È un 6 ragazzi, peggio di così non poteva andare. Un 6 sul 4-1 sono 0 perdite per gli alleati, una per gli italiani, in più distruggerebbero un'unità di artiglieria o una trincea, ma non ce ne sono perché vedete sono tutte unità coloniali, unità di Ascari, quindi becchiamo un colpo qui ragazzi. Non è finita perché hanno avuto un risultato di push, quindi o gli italiani si ritirano e cancellano il push oppure devono tenere duro e subire un nuovo attacco, cosa che faremo. In questo caso adesso saremo sul 3-1 più soliti modificatori, quindi combatteremo sul 5-1. Un 2 sul 5-1 è una perdita per gli italiani e un altro risultato di push che però non si può fare, uno per combattimento, insomma adesso è sgravo, qua a Barentù adesso addio, però abbiamo un dig, quindi riscaviamo queste trincee. Gli alleati adesso hanno reinforcements perché non sono abbastanza. Si tratterebbe di queste due simpatiche unità qui. Entrano dove? Qua il punto K, che vabbè è Kassel ragazzi, quindi le spariamo qui. Oltre a quello ci entrano viveri, munizioni, robe fresche proprio in faccia agli italiani. Gli italiani hanno una bella idea di mettersi in saccoccia un retreat perché qua la situazione fa dura. Leviamo le tende. Prossimo ordine italiano, full move. Muoviamo tutto. Prima supply perché è un main order. Muoviamo questi qua, proviamo a portare giù, sono preoccupato un po' per sto passo, portiamo giù l'11ª Savoia, vediamo di difendere qua un attimo, perché se dopo Barentù decidono di andare di qui, poi casomai se facciamo presto su strada a riposizionare. Poi direi che mi sa che qui forse è il caso di togliere le tende. Allora, queste sono disrupted e hanno bisogno di spendere un punto di movimento subito prima di muoversi qui, in modo che non vengano idee strane agli inglesi. E lei invece lasciamo qui, la sacrifichiamo ragazzi, in modo che gli inglesi devono spendere un ordine per prendersi Barentù. Bene, anche con loro ripiegherei verso Agordat quasi quasi, sapete? Oppure aspettiamo che ci attacchino ed utilizziamo il nostro retreat qua che ce l'abbiamo in backup. Il rischio è sempre che ci bombardino prima e poi dobbiamo lasciare là tutti i disrupted, quelle che non possiamo portarci dietro. Sì dai, direi che anche loro proviamo a ritirarci qui ad Agordat, che una volta ceduto questo non vorremmo che gli inglesi ci tagliassero dietro qua, dobbiamo indietreggiare la linea del fronte, ho paura. Quindi sta trincea l'abbiamo scavata per niente, però anche qui potremo lasciare qualcuno a rallentare il passo e anche qua sacrificheremo degli eroici Ascari. Ordine successivo per gli italiani, full reorganization, cioè praticamente togliamo via tutti i marker dei disrupted e ci ripigliamo un attimo. Ultimo ordine per gli English gentlemen, chiamano i replacements, quindi i signorini si curano una fanteria, però ne potrebbero curare una extra perché sono ancora in raggio del nostro full supply a Kassala, però non ce l'hanno. Adesso c'è supply phase. Quindi abbiamo gli emergency reinforcement segment, cioè entrano tutti i rinforzi di questo turno che non sono entrati con l'ordine. E il fatto è che entrano disrupted. Allora, gli inglesi sono stati bravi, se li sono portati dentro. Gli italiani, questi sono i rinforzi, hanno questi. Non li hanno fatti entrare perché entrano qua su a Kelamet. Questi sono disrupted, però facciamo ora a riorganizzarli. Dopo c'è un resupply segment, quindi si verifica se sei in supply e ti ricarichi, casomai se sei low supply diventi in supply, se sei ancora no supply da low supply vai a no supply, se sei in no supply dovresti andare ancora in no supply, perdi uno step loss praticamente. Attrition, che sarebbe quello che ti ho appena detto, e c'è il victory check segment, non mi sembra che nessuno abbia vinto, quindi
quindi andiamo al turno 4 signori. Qui in avanti facciamo un po' di flash. Va bene dai ragazzi, abbiamo fatto un po' di Banil, comunque siamo arrivati adesso al sesto turno. Vedete che qui a Keren è cominciato l'inferno, è cominciato il quinto turno che corrisponde al 28 febbraio, in realtà l'assalto è venuto il 29, comunque ci siamo, e vedete che subito hanno attaccato gli alleati all'altezza di Cameron Ridge e sono stati anche respinti, contrattaccati con perdite, spazzati via. Però è più o meno quello che è successo. Poi qui si andrà avanti, da quello che intuisco, sì, per esaurimento, insomma per sfiancamento. Però vedete scelte interessanti perché dal nord intanto attaccano qui dall'Egitto, dal Sudan, non lo so insomma dove, comunque dal nord, da Kub,
sono venute su delle unità belle e potenti, 6-6, unità liberi francesi, inglesi, e qui insomma c'era poca roba. E se sfondano qui, cioè prendono Massaua, Asmara, un attimo ti prendono dietro, ti tagliano proprio in forze, quindi da Shireh giù, che avevo lasciato 2 o 3 truppe per non lasciare via libera qui, che se prendessero tutte queste città qua e magari salissero indisturbati, questi l'ho dovuto portare su, perché al sesto turno magari chiamiamo sti 2 rinforzini qua, che sono 2 unità, sì, fanno 4 in 2, però intanto tengono, no? Ti danno un po' di tempo. Dopo queste sì, abbiamo una pila qua uno stack da 13, ma non li possiamo muovere perché qua se no ci arrivano dentro come un coltello, cioè ci bucano, e qua dobbiamo tenere qualcuno a dire, fare un po' da vigile. E niente, qua bisogna decidere la situazione qua, vedere quando sfondano quelli. Intanto comunque vedete gli italiani, difese, contrattacchi, robe eroici, trincee a manetta, rinforzi, roba per rompere le palle, raid eccetera, e gli alleati invece bombardamenti, sfondamento, aviazione, bombardamento aereo, overrun, advance, insomma chi più ne ha più ne metta. Carri Matilda che ti danno un push indipendentemente dal risultato, quindi ci vai dentro bello pesante se vuoi. Comunque è un'unità solo di Matilda che mi è toccata metterla di qua, perché poi qua su in montagna cosa fanno i carri? Niente, fino a qua è buona. Qua se vai dentro per le strade, così dai ragazzi, spero di avervi dato un attimo un'idea come può girare. Si fa quello che si può, come sempre. Grazie per essere stati con me, spero che vi sia piaciuto, se no dai, dormiremo tutti lo stesso, però se vi è piaciuto vi chiedo di darmi un like, iscrivervi al canale, che così capisco e a me fa piacere. E dai, niente, ci vediamo per un altro gioco e statemi bene. Io sono stato James, questo è stato Winter Quartering, ciao belli, alla prossima.